che cosa propongono per questo settimo anniversario. Benvenuti a tutti ragazzuoli. Ciao Vezzo, ciao Cadison, benvenuto. Buonasera Grito, benvenuti, ciao DH. Buonasera ragazzi. Matteo te mi fa sempre ridere con quel papillon comunque. Buonasera Nico ragazzi, buonasera, benvenuti a tutti. Scusate per questo avvio molto random, come siamo arrivati in questo momento proprio. Sono riuscito a tornare a casa giusto in tempo per l'avvio, quindi guardo il tuo video, mi sono molto utile e ho comprato un paio di kill. Mi fa piacere Grito. Fammi sapere se hai altre domande, mi raccomando. Però di questo non mi serve. I also have quite a big surprise that I'm not gonna spill just yet, but stick around and we have something that you don't. Cos'è che c'è dietro? Sembra una mercante qua dietro. Qua, questa è la mercante? Con una testa gigante, è una mia impressione. O è il nuovo kill? La school? They're awesome. They are, and we take it really seriously. We don't take it for granted, and kind of along those lines for me. La copertina. Sì, sembra, però sembra che abbia la testa gigante, capito? Ciao New York, buonasera a tutti ragazzi, benvenuti. Ah ragazzi, per adesso disattivo il botto delle musiche, lo attivo dopo. Vabbè, Reddit. Cosa cazzo è una maze? Non ho messo il tag into the fog, ora che ci penso. Lo metteresti tu, amore, gentilmente? Vabbè, cose inutili, ok. Sì, sì, li ho visti i codici. C'è anche Trapper 7. Did you know, Matt, that over the 7 years, there's been over 1.8 billion trials? Yes. Bello che loro ce le hanno queste info, ma mica le dicono nel gioco, tipo non hanno ancora un metodo per vedere i gameplay, i cosi, i game, come sono andati, We're going to kick things off with the year 8 roadmap that's going to show you everything that's coming across the year to DBD. È quella che abbiamo visto, immagino. We're going to take you through the reveal of our next chapter, which is some incredible original stuff you're not. Quality of life. Io aspetto il quality of life e il gameplay improvements. Sono le cose che guardo più di tutte, onestamente. Ho capito, scusa, ma non siamo tipo al capitolo 18? Dipende quali hai di H. Ma cosa, non siamo al capitolo 18? È un mistype? Which is better than ever, actually. It's going to be a really exciting one this year. And of course, as Matt mentioned, you do want to stick around for whatever he's hiding, because I actually know what it is. Sarà sicuramente una cagata. Incredible. E sai Nicolas Cage e Scamper che l'hanno già spoilato. So, thank you so much for joining us. Sit back, relax. Se non ce l'hai Kate, sì. And now I think we should get on to it. Enjoy. Enjoy. Hello everyone and welcome to the roadmap segment of this 17th Ok, sì, era la School Merchant. Sembrava essere la testa gigante comunque. And I'm Justin Brown, product director. We're really glad to be here celebrating another amazing year of Dead by Daylight with you. Today in this segment, we'll have a look at our upcoming pillars for year 8, as well as our chapters plans and non c'è in italiano perché ve lo devo tradurre forse per alcuni. Before going any further, I do want to take a brief moment Per andare avanti, uno shout out per tutto il team che lavora per gli anni scorsi. Hanno messo hanno dedicato il loro lavoro per far sì che mica tanto un buon lavoro per il game come adesso, però va bene. Negli scorsi anni 2 capitoli particolari. Forge and Fog hanno portato qualcosa di medievale. Ciao Bamba, buonasera, benvenuto. Come seconda cosa hanno portato il primo sequel di un
di un capitolo a pagamento. Bello da giocare, ma non è così vero, però vabbè. Fa 2 dash adesso, non è che... Però è figo, è fatto bene alla fine. Ciao Mamba, comunque, buonasera caro. Meno male. Hanno diminuito il costo della Blood Points, tutti i costi diminuiti. È utile per proprio l'inizio i bot, sì. Hanno aggiunto i bot. Poi hanno fatto quality update. Sì. Hanno messo, stanno parlando in generale di quello che, degli improve che hanno fatto. No, ma va bene, non è il migliore che hanno fatto, però va bene. Oh, finalmente, questo vogliamo vedere. Content, finalmente. 4 nuovi capitoli nell'arco dell'anno con il killer. Cazzo di redacted. A lot to unpack, changing the pace a little bit, but it's not straying too far away from what we've been used to over the past. Un po' strano, ma niente di così tanto. Ci saranno praticamente 2 capitoli, uno sarà solo killer, uno sarà solo surf. In pratica hanno meno contenuto. Sì, 3x7 anche. Of the characters and the team we're exploring with it. The next 2 killers that will follow after that are going to be licensed, and I would say licensed with a big L if I can. Really iconic additions to the game. Extremely excited to be able to talk a little bit more about that. Unfortunately a little too early today to be able. Quindi ci saranno 2 grossi killer o surve con licenza. Cose molto importanti per il film in cui stanno. So però non sappiamo ancora niente, verrà più avanti. Potrebbe essere vero. 4 nuovi tomi, come per tutto l'anno. Moving away from our chapters and archives, we'll now deep dive into the 4 pillars that compose the roadmap for the year. Ok. As players will see, 4 pillar particolari della mappa. Of course, dateci il demo. might look the same. The projects we work on under each pillar changes from year to year. The first pillar, non so, allora. something we've already talked about, events. No, non ho ancora scritto niente. We're calling this pillar. We do plan on taking our 4 Benvenuta, cara, comunque. events and making them even bigger, even better than they have been in the past, including last year's Halloween, which we plan on sort of one-upping again this Vabbè, year. vogliono rifare lo stesso coso di Halloween dell'anno scorso. Ciao Feldrin, buonasera. And for those of you who have been with us for a long time, you might already know what the smell of barbecue is in the game. I know you love barbecue. Cosa c'è? Chi se ne frega che gli piace il barbecue, raga? Ciao Luca, benvenuto. Ah, ok, Event Evolution, voglio mettere più eventi. Il pillar di trust, della sicurezza e della fiducia. Oh, vogliono comunicare un po' di più con i player della community dopo 7 anni e bannano i cheater. Complimenti Behavior, avete capito tutto finalmente. Grazie, finalmente. Cose per reportare server, portare persone, per poter comunicare con i player. Cose che non conoscono nel gioco, che possono parlare infatti con le persone. Oh, finalmente. Yes, I'm super excited for when we're able to share a little dopo bit 7 more anni. information with everybody about that initiative. Next up, we're also going to be looking at revamping our sort of streaming strategy. Ma chi se ne frega dello streaming? Make sure that we're able to communicate with you, our players, more often, offer a higher level of transparency, discuss sort of updates and the progress on a lot of the features and initiatives we're going to be announcing and talking about. Annunciare cose in stream, praticamente vogliono riportare lo stream più carico. Doing that by doing live streams more consistently to celebrate, you know, new chapter, ogni capitolo, nuovi release, generally just being in contact with large key beats, in generale, ok. In teoria dovrebbero dare anche delle chiavi come giveaway, credo. Vabbè, vediamo se balanceranno davvero il live. Ma...
E quindi sei tu che ci pensi nel balance del gioco. Vieni blastato malissimo probabilmente. In a little bit, right? Yeah, we'll have Nat and Jeff coming up in a future segment and talk about what type of projects we have planned for the coming months. Ok, forse il nostro non è lui però. Very excited, very important for us. Avranno altre persone a parlarne più avanti. This also is a pretty hot topic in general, I would say. Last but not least, quality of life. Quality of life è la cosa più importante. Perché secondo me l'ho messo come quarto e non come primo, però. Notare come hanno messo come primo pilastro gli eventi e come ultimo il quality of life, di come fa male. No, l'ho tolto di sound. Ciao Vinci. Li metto dopo. To make sure you can always make a better decision as a survivor when you're playing the game, because you know what's happening a little bit more than you used to in the past. In addition to that, you've talked about the improvements we made to the progression and made it faster. Sì, ok, l'unica quality of life della Blood Web. Allowing you to just spend a ton of blood points almost instantaneously. Non è vero, è fatto male, comunque va bene. Faster, ma not better, cioè sto cercando di tradurlo, che stanno parlando adesso del quality of life della Blood Web, che ne vogliono aggiungere altre come simile. Ci sono molte mappe nel gioco, ti escono 2 o 3 volte. Ma non è vero! Che hanno messo questa cosa che la mappa non ricapita. Mi ricarica 4 volte di fila la stessa mappa. Stanno dicendo cagate. Nuova gente che arriva a parlarne. Nuovi progetti. E nuovi feature che abbiamo sotto il lavoro. Con la maglietta dell'Oni la voglio però. Grazie per i 7 anni di celebrazione. Dave Richard. Oh, vediamo un nuovo capitolo, basta, finalmente. Questo mi interessa. Adesso mi frega un cazzo. Ciao Dave, benvenuto. Basta parlare dei trailer. End transmission, ok, quindi adesso è confermata. Certo che spoilerarlo così prima. Sono tutti bellini loro. Sono vestiti bene, sì. Ah, cerchiamo di analizzarlo bene adesso che lo vediamo. Allora, chiaramente è nello spazio. Il tizio è molto futuristico. Questo lancia delle uova, che sono tipo torrette perché si girano a visuale sulla preda, sembra. Sarà qualcosa di stealth? Qualcosa senza terror radius? Perché sembra che si possa avvicinare tanto, come nel trailer. Le torrette sparano altre torrette. Secondo me prendi il controllo delle torrette e puoi spararne altre dalle torrette. E poi cresce da lì. Lancia non so che cosa. Stronzi. Sì, non ha terror radius perché non si sente, vedi come si nasconde nell'ombra. Sarà uno stealth killer secondo me. Però sì, è un robot, ma sembra corrotto, come dicevo io. Sembra tipo uno Zerg, praticamente. Poi arriva Kha'Zix. Secondo me sarà uno stealth killer, comunque. A me non piace molto. Ciao, Palena, benvenuta. Sci-fi horror. So this will bring us to a distant unknown planet and will feature characters from a possible future. Tutto a posto, grazie. Intraga spaziale. Sembra un demogorgone diverso. Vogliamo mostrarvi il processo di la creazione del chapter e le nuove facce che non hai mai visto, le persone che hanno lavorato. Buonasera, ciao Franco. A tutti e mai guarda. Sembra interessante, ma vedremo. Ah, vediamo oh, la mappa, che bello. Che figa la mappa, raga. On a de la chance sur Dead by Daylight d'avoir un lore qui permet siamo fortunati di avere una lore flessibile. Perché è francese? Un nuovo genere, interessante vederlo sci-fi. La mappa sembra fighissima. Ciao Agostina! La versione tarocca di Alien. No, è tutta un'altra cosa.
Non lo sappiamo ancora allora. Sembra che lancia delle torrette e ci si tippi. Uno ogni tanto lo beccano di leak. Un mondo alieno. The second one is that we wanted to make sure that the human technology looked weak, lo-fi, so that you never feel safe within these constructions. Ok, praticamente volevano che il comunque sia lo-fi. Alien Civilization. Come potete immaginare, tutto il team è veramente excited. Non mi viene in mente la traduzione. Una grande sfida, nello stesso tempo interessante. Madonna, faccio fatica a leggere in questa relazione, in questa zona. Tutto è passato visuale. Attenzione. Oh, il killer, guarda che figo. Cos'è quella roba che c'ha sulla spalla? Penso che sulla sinistra abbia il lanciastronzi. Il movimento è proprio brutto, posso dirlo. No, lo xenomorfo non credo. Questo è troppo, Feldrin. La mappa. Basta parlare in francese, faccio fatica. Una giungla di un altro mondo. Una giungla che è disegnata per ucciderti. Un aspetto che mi piace molto è che è una giungla, quindi possiamo farla super densa. Certo, giusto per fare un'altra survivor map bella densa, così con l'Anthrax e tutti i ranged bella merda. Sarebbe bello se mettessero nelle mappe zone pericolose da luppare, dove c'è effettivamente una pianta che ti picchia. La main building. As you can see, it's on stilts. It's elevated compared to the map. È elevata. The map is very dangerous. La mappa è veramente pericolosa. Dovrebbe essere safe per te. But the interesting idea we had is that once you get into the structure, it's actually more dangerous or looks more threatening to you. Vabbè. Oh, il killer, grazie. Finalmente. The singularity is an AI. Ok, era un bot, era un robot. Visto, ok. Era un AI che ha toccato della tecnologia aliena ed è stato... So this killer is an interesting take on the cyborg. We're used to see organic È un cyborg. Using pieces of machinery to become more powerful. But the singularity is doing it in reverse. It is a simple piece of technology using a cloning technology to get Cloning, ok, clona. to become more powerful. Well, the inspiration of the killer design was, you know, we always wanted to do a sci-fi killer, so Quindi si clona. able to go around the map and set up these biopods. Spread your Biopods. consciousness inside of these biopods, and then if you're able to catch a survivor inside of your reticle, you'll be able to infect them, appear next to them, and then you'll be able to attack them and keep the chase going. One of the important things Non ho for capito. survivors is teamwork, trusting each other, working together. So with this killer, one of its abilities in the slipstream is that once a survivor is tagged or infected, you can spread that influence to other survivors. And it does Una vomitina, praticamente. survivors will be less likely to work together and there'll be more discord between them. Che è una vomitina. Praticamente è una vomitina che si teletrasporta. Dans la map. On voit une compagnie qui a essayé de coloniser, de trouver. Vabbè, l'umano ha provato a colonizzare questo mondo. Que les joueurs découvriront montre que tout s'est pas très bien Può passé. essere. Et le dernier survivant de cette expédition loupée, c'est Gabriel. Our survivor, Gabriel Soma, is quite resourceful, is able to troubleshoot some pesky issues. Le porte le potevano fare un po' diverse, Able to adapt very quickly to be able to bring the killer away from the other survivors. He's able to protect the others. So even though we are in a setting Non mi direi che è that's tipo aperto so e far from anticeso. home, in the future, we wanted to make sure that Gabriel was a grounded character, that any of us could recognize ourselves in it. I'm super excited for players to try this map. I think it's great that faccela provare, però. in DBD. I think it's gonna be fun for them to experience the creepiness and the threatening vibe of this map. Beh, il grab è figo come lo grabba. Really enjoy it.
c'était un sacré défi. J'espère que les joueurs è stata una sfida. cette relation qu'il y a entre tous nos assets, d'environnement, de personnages, à cause de l'histoire. Vabbè, sarebbe bello vedere come si evolve la storia con quello che abbiamo cercato di creare. Beh, la mappa è bella, mi sembra claustrofobica addirittura per essere una giungla. Questo sarebbe il Mori? I'm really excited for all of our players, survivors and killers. Beh, di certo è meglio quello di quello della mercante. Original sci-fi chapter and transmission. As always, you'll be able to play with the content of the chapter. May 23, raga, il 23 si scarica il PTB e vi voglio tutti per provarlo, Mi raccomando, è importante. Chi non si scarica il PTB per giocare che da Steam lo flammo. I want to take some time and thank all of you, veterans and newcomers alike, to play Dead by Daylight Prego. and to be part of this incredible journey with us. Ci ringrazio per aver giocare, per essere rimasti finora. Buon settimo anniversario. Next up we have Natalie e Jeff. Abbiamo un Jeff. Che si scarica il 23. La PTB per chi è da Steam Magnus può provare il nuovo killer e il nuovo surf. Ciao Natalie. Ma Jeff, ma è pelato, ma dov'è il barbone? Jeff. Hi everyone, my name is Jeff and I'm a Game designer. Jeff, tu stai venendo blastato dalla chat sicuro ora. Guarda un attimo. Gameplay. So we have some quick updates for you today. Oh no. Let us know what they are. Nah, he bastard. Nerf camping. Blastato instant ovviamente. We're going to be talking about continued gameplay updates, map balance, and finally plans to address face camping in Dead by Daylight. Oh, hanno davvero fatto del flex camping. Updates. So without further ado, let's jump right in. I know last year we launched one of the biggest perk updates in Dead by Daylight ever, and it significantly shifted the Dead by Daylight perk meta as a whole. Yes, face camping's gone. Buba nerf. What we're going to be focusing on a little bit more is the process that we're looking to take consistently moving forward as a community and design team when it comes to these gameplay updates. So, Jeff, what more can you share with us on that? Well, as you said, last year we launched our biggest perk update ever in Dead by Daylight. Troppo forte. It had a significant impact on the perk meta. Hanno nerfato dei perk, cadere dalla meta e uscire nuove. Sì, le Dart è riuscito 12 volte, ma anche non è nerfato. This change after the changes went live, and it was super interesting to see, by the way. But moving forward, or for this year, we're not planning to have a major shakeup like we did last year. Instead, vogliono fare dei piccoli cambiamenti. Process to allow us to make changes at a faster rate. Più veloce dei change, ma migliori magari. Smaller, ma più concentrati. Dei nerf piccoli e concentrati ai perk vogliono fare. But it does sound like we're going to be able to integrate some of that feedback that we're bringing back to your team, and we're discussing when it comes to these kinds of updates. Quindi praticamente sta dicendo che loro si parlano fra di loro perché loro fanno la community e lui fa il game design, quindi si parlano spesso. The community gave a lot of feedback and your team reported that to us, and we made some small adjustments. Hanno fatto piccoli aggiustamenti, un po', and it went live, e dopo è andata live. I was pretty happy with the result. So our intention with this change is really to give us the flexibility to analyze, adjust, and observe the troppo sexy, volevo dire. That way, similar to what happened with the previous PTB, if a change doesn't go as we envisioned, we can readjust it before it goes live. And possono cambiarlo prima che va live, anche se va in live. Praticamente niente, stanno parlando che questi qua si fanno il magna fra di loro, si parlano delle cose che la community gli parla e fixano a riguardo. Che è vero, lo hanno iniziato a fare, Questo c'è da dire. So we are very happy to announce that moving forward, we plan on having map balancing as part of these regular gameplay updates. Grazie! What more do you have to say on that? Un balance delle mappe, finalmente! Mamma mia! Because this has been a hot topic già. for a very long time in Dead by Daylight, and I think you'll agree, and the players probably agree too, that most maps in Dead by Daylight are seen as either killer side. Ma cosa? Ma sono tutte subside. Integrating into the live design process is really to make them feel more mi va bene, so mi va bene. More even playing field. Mi va bene. We started this process with the Raccoon City Police Department, then we followed suit with the Area of Crows map. Effettivamente RPD l'hanno modificata, col fatto che l'hanno ridotta è un po' meglio da giocare. And what's great about these changes is that they can be as small as moving a small location for totems or generators to reviewing pallet safety, so we can make the pallet more safe. Nota nella 2 di God Pallet sulle scale. Map layout or changing building layouts.
Yeah, it's super exciting. I know our team's already coming through a lot of the feedback. Your team's already looking at how we can integrate some of that feedback. È un labirinto. But looking toward the future a little bit more, what kind of maps are we going to be targeting next? I think I know what it might be. Dimmi the game. I know. We really do. The game. This one is a big one, and I'm sure that the long Of time players Couchad. will be ecstatic to hear that the next two maps that we're targeting are some of the most notorious maps in Dead by Daylight. The game. About two Coldwind farm maps. Coldwind? Ok, Coldwind. Oh. But what's important to remember is that integrating this into the live design process. Mi pare che una sia quella Surf Side e una quella Killer Side. As we go. Yeah, definitely. And it's also one of the reasons why it's so crucial that you let us know what your feedback is regularly through the official channels in particular. Of course, I believe we're going to be having this update for Coldwind going live. Andrà in live alla fine Mica, alla fine dell'estate per modificare due mappe. For more information. You know I had to sneak in a corny pun. You know it. All right, finally, in terms of our quick updates, we have one more feature that we wanted to discuss. Ok, non ho cosa da discutere. That is something to do with Face camping. Ok. So if you're new to Dead by Daylight, if you've never heard this term before, face camping is basically a term used to describe a killer that's Sta direttamente davanti al loro lo sanno tutti. They're waiting for that hook survivor to die on hook, and this is usually happening either for a large portion of the match, if not the entirety of the match. We know that face camping can be very unfun for the person on the hook, but of course also the other people in the match. So we're looking to test out a new feature that's going to help combat face camping as a whole. So Jeff, tell us how it works. Dimmi che non sono perche The perché. first thing I want to say is that as an altruistic survivor, it's really difficult for me to play against someone who's face camping because I just want to help and I can't. So I'm stuck, doing generators instead, which is fine, but I'd rather help my teammates. But yes, so the way the system works is that the hooked survivor has a meter on their screen, and it fills up based on the killer's distance to the hooked survivor. So the closer the killer is, the faster it fills up. The further they are, the slower it fills up until it doesn't fill up at all because they're not within a certain radius. Ok. And once it's full, the hooked survivor can unhook themselves even in the second stage. And what's Stai great about scherzando? this is that they get the full benefits of being unhooked. So it's as though a teammate had unhooked them, or No, spero di no. with perks such as Deliverance. So for those of you who don't know, that means they'll get the haste status effect. And Stai scherzando? they're pretty safe at that stage. Praticamente avranno un meter che praticamente i survivor che sono appesi avranno un meter che si riempie più il killer è vicino all'uncino. Se questo meter si riempie, il sopravvissuto anche se in second stage si può liberare da solo. Stai scherzando? Ho capito per il face camp, ma se c'ho 3 persone attorno che cazzo devo fare? Se devo stare di fianco al Luke, cosa devo fare? Stai scherzando? Ok, ha detto qualcosa, non l'ho letto. Ok. Again, without having to worry about the survivor unhooking themselves. Non ho perso la prima parte, ma la seconda parte diceva che almeno quando gli exit gate sono apribili non funziona. Sembra che quando ci sono persone attorno si annulli, però mi sono perso la prima parte perché stavo parlando. Però sono comunque non confermate queste cose. The burning question everyone wants to know. So our plan, which is subject to change of course, is to have it sometime later this year on a PTB. And as with all PTBs, magari faranno come l'Unbreakable Basket before it goes live. And even once it goes live, we'll still be listening and gathering feedback to make further adjustments, just to make sure that. Meno male però, quindi mo se lo faranno sarà un grosso nerf al basement bubba. Sì. But I think that's it. That's a wrap for our quick gameplay updates segment. Thank you so much. No, Basement Trapper non così tanto. Perché tanto trappi gli esterni, quindi anche se si libera da solo non è così grave. E tanto ti sposti, non stai dentro il basement col Trapper. Tanto il tempo che hanno per spaccare la trappola e andare giù, tu hai tutto il tempo per tornare. Outside of that, of course, more gameplay updates are coming this year, so stay tuned to our official channels to hear more news on Li voglio con lo brain buffato. Finally, our next segment is going to feature Raph and Pamela. They're going to be talking a little bit more about some highly anticipated quality
of life improvements that you can expect to see in the game Ah, soon. se non c'è la ricerca dei perk mi incazzo. Lo dico qua, qua e adesso lo dico. Perché è un meme DH. I can finally tell you all about our next survivor. Oh. Sì, vabbè, lo sappiamo. È Nicolas Cage, non è che ci... Ce l'ho quel tappeto molto simile. Comunque sono pre-registrati, dato che è nella stessa zona. Sì, è Nicolas. Hi Raf. Sì, è un meme della community e basta. I'm the lead UI designer on Dead by Daylight as well. And we're so happy to be here today because we want to share with you some of the great quality of life improvements that the team is working really Sì, che tipo questa è secondo registrato. In teoria dovrebbe iniziare adesso. Today our goal is to give you an idea on when we plan to deliver those upcoming features. Sembra un alienato quella destra, solo per me. Anche perché sono stati linkati tutti. Probabile, sì. È lui il kill. È così. Ok, stanno parlando comunque di quality of life improvement. Dopo te lo faccio, Fede, un attimo. Dai, dai, la barra di ricerca, i preset, sì, e non è male. E non è per niente male. Right now we're so happy to say that we are building on this feature even more because we are adding finally the loadout search bar to help you find quickly. Finalmente, porco due. So on the loadout search, you're just gonna need to type in either the name of the thing you're looking for or just a word within the No, quello non è Nicolas Cage, ma quello è Chuck Norris, Franco. Oh, finalmente! And voila, all the related perks will be displayed. Exactly. Oh, cribbio. 7 anni per fare sta cosa, raga, eh. 7 cazzo di anni. Tra parentesi, si è visto qua che avevano già pronto il... Se si va a rivedere il VOD, si vedeva che avevano già pronto il prossimo pass. È la ricerca dei perk New York. La barra di ricerca per i perk. Qualcos'altro? Improvement? La sua francese è BHVR? Mettono i bot? Mettono i bot? Mettono i bot forse, raga. So that's why with our upcoming feature, once a survivor will disconnect, an AI bot will take over so that the game can... 7 anni ci hanno messo! Ce l'hanno fatta! Even better than the player who just disconnected. So, joking aside, we really hope this will alleviate... Questo è buono, questo è veramente buono, a me piace tanto come cosa. Finalmente, esatto. Yes. And also to make sure that no one is left in the dark, what we're gonna do is, as soon as a bot spawns in, every survivor and every killer on the game, they're gonna be made aware through the UI, as well as a sound cue. Okay. Whenever they see there is a survivor disconnect bot in the match they're playing. And right Quindi now, lo notifica tutti. Plan to release the feature this summer. Yeah. So for the next feature, ciao Ciro, hanno messo finalmente che quando un survivor si disconnette gli arriva un bot al posto del survivor e la barra di ricerca per i perk. Il seguito dal killer si attacca. Per ora mi sa niente, non esiste ancora il bot del killer. Alongside your name, you're probably going to be able to assign a background or a banner and an icon. And you will be able to earn those cosmetics during the fall. This is where we're playing. Cose nuove, estetiche.
Finalmente dopo 7 anni. They're gonna start as standard rewards Il famoso story mode. Boh. Ora stiamo parlando di cosmetici. A me non me frega un cazzo di cosmetici, come sapete. Comunque, per quello che dicevo prima, che il face camping praticamente ci sarà un meter. Immagina tipo il wiggle meter, ok? Quando ti stai liberando. Che praticamente quando più stai vicino al survivor, più questo wiggle meter si carica. E al massimo il sopravvissuto si potrà liberare da solo. E sarà come se si fosse salvato. Il bot spawn a terra? Penso di sì, Daddy. And the report system is an integral part of that. Right now, how it works. Ma sapete qual è la cosa importante? È che se mi sconnettono mentre ce l'ho in braccio e devo fare lo scorgiuc, lo prendo. È anche buono per quelli che si disconnettono per quando li slaghi per non far prendere la botola. Interesse fanno la modifica la skin bianca? Non credo. Soon, thanks to our upcoming feature, the player report feedback. Ok. We will let you know when an action has been taken against a player. Questo l'hanno copiato. Praticamente adesso quando reporti qualcuno ci sarà un instant feedback che ti avviserà quando faranno qualcosa, se faranno qualcosa sul tuo report. Interessante, questo è buono. Ciao Tomahawk, buonasera. Ciao Balle, un sacco di cose, poi facciamo un TLDR dopo. Tante cose, Balle. Hanno fatto vedere il nuovo killer, il nuovo surf. Hanno fatto vedere quality improvement e la roadmap. In che senso sta cosa del report? Che se tu reporti un cheater e il cheater viene bannato, ti viene in game la notifica. Che cazzo era? Ah, comic. Vabbè. Sì, singolare confermato. Reportato. No, avvisano se hai reportato qualcuno ed è stata fatta qualcosa su di lui. Beh, questa è la storia della Legion, non è che mi interessa molto. Il nuovo killer, Balle, quella roba lì robotica che lancia le uova nel futuro, un sci-fi horror, è sci-fi horror praticamente. Devi portare un po'. Oh, cos'è? Ah, vabbè. Questo è DBD mobile, a me non mi interessa, ma vediamo cosa fanno per curiosità. Queste sono ancora le mappe vecchie, tra l'altro. Sadako. Tra l'altro le skin che fanno per il mobile sono veramente fighe, raga. Parliamoci chiaramente. È sempre di... Sì. Gratuito come sempre. No characters. I twin? Non hanno ancora i twin su mobile? No, i vestiti... Ma che fighi i vestiti che fanno! Parliamone! Ma anche i Mori, ma che figo che è il Mori rispetto a quello che abbiamo del doc, è terrificante. Ma perché non lo fanno sul live PC? Ma sono molto più violenti pure. I'm Stephen Mulrooney, Executive Vice President of Digital at Behavior Interactive. Ciao, As someone who's been on Dead by Daylight since the very beginning, it's been amazing to see the ways both the game and its community have grown. We've added a lot to DBD over the past 7 years. Hanno aggiunto molto. Game, comic books, mobile game, comic book. And even the Dead by Daylight movie on the way. Hanno parlato del film. Today, I'm happy to announce that we're gearing up to get even bigger, expanding Dead by Daylight beyond our core game and giving players more ways into the fog than ever before. To bring these new experiences to life, we're collaborating with some amazing studios, one with expertise in multiplayer games, and another with expertise in interactive narratives. So with that, let's hear a little bit more about what they've been up to. Ok, sentiamo cosa vuoi. Mi sa che parlano del PvE. We're obviously all horror fans here at Supermassive, and massive fans of Dead by Daylight.
Now we're thrilled to be collaborating with Behavior on a brand Single player interactive story. interactive story game set in the terrifying omniverse of Dead by Daylight. Basta che non sia una scelta multipla, perché mi fa schifo. No, oh, cribbio. Ah, è una scelta multipla game. Guarda che schifo. Not interested, thank you, go next. Di storytelling, amo. Quelli tipo Before the Storm. Quelli lì. Ma che bello, ma va, ma ti pare? Io lo gioco io. Vabbè, se lo giochi tu in stream va bene. Tipo Until Dawn, sì. Sarà più content. Lo faccio in stream, promesso. No, Heavy Rain è figo però, verso. Heavy Rain è l'unico figo però. We thought about the game's multiplayer action, which we love, and reimagined it in a completely new way. The themes in our game will center around greed and the lust for power. These will be present in both the gameplay itself and in the stories of the characters who were tempted to enter a strange new corner of the entity's realms. Pensa a questi che stanno lavorando e vengono registrati contro la loro volontà. Crosshair mouse comunque. Che era grosso quel mouse, eh? Ma va, lo so che lo sanno, però inquietante, cazzo. Non mi piace, a me no, non mi piacciono. A me non mi piacciono per niente, proprio non mi piace lo stile. Sì, ma almeno guarda in telecamera, cazzo, cioè. Si vede che sta chiaramente leggendo. Hi everyone, I'm Xavier Etchepart, art director. Sì, sono francesi comunque. Hi everyone, I'm Rosalie, senior product manager. We're super happy to be back with you today to talk about all the new exciting content coming to the Dead by Daylight store. Lo giochiamo in streaming Snake a 7. Rose, it's been 7 years. Ma questi non sono quelli che testano i loro aggiornamenti? No, perché tanto c'hanno il PTB in New York. Che c'è il 23 appunto. È gratis, perché doverlo spendere? Tanto non li ascoltano. No, hanno aggiunto cose teoricamente per parlarne. Ma chi se ne frega dei vestiti, mamma mia. Le collection, non credo. Cosa adesso? Il Mori sembra che gli infila un ago nell'occhio, DH. Devo shoppare. Sì, ha delle belle musiche. Always on the lookout for opportunities to explore like the music scene in particular in our cosmetics. And we have 2 collections coming in the next year that, well, although they've just come together and we don't really have any dates yet, but we really couldn't resist sharing. Sentiamo. So, here goes. First off, Dead by Daylight is partnering with heavy metal legends Iron Maiden. Con gli Iron Maiden, ma perché? A collection built around the iconic Eddie, who, well, let's be honest, he fits Eddie's badass. Right in. Sei contento, Vezzo, con gli Iron Maiden? All of the cosmetics in this collection will be like portraying his many album cover appearances, which are super cool. Quanto dura la DBD dell'anniversario? Non lo so. Thrilled to be partnering with Slipknot on a collection that showcases many of their trademark masks. Slipknot. We'll be making 9 masks in total. Non so cosa sia. Paying tribute to some of the band's most iconic members over the years. Well, all 4 killers, of course. Sì, un mio Iron Maiden, io sono un fan degli Iron Maiden. It's really early for both of these collections, but we'll share more news as we get to work on them. Sono al 7° cielo. Yeah, I think it's a good time to talk about. Ma non me frega cazzo, tanto non shop, quindi. I mean, since the beginning of Dead by Daylight, they are super important for. Ma non è vero, dai, non fare il pagliaccio, vuoi i soldi. Sta dicendo che sono molto importanti la community, sono attaccati allo spotlight su di loro. Abbiamo fan di tutto il mondo, che sono talenti creativi.
even if it's not the first time we showcase their work in the store, anche se è la prima volta che mostriamo il loro lavoro nello store, la competizione per apparire in game quest'anno. We would like to take it a step further and unifying our rifinire l'ispirazione, passione, guideline per costruire qualcosa di nuovo together, insieme. And the result of it is the Artist from the Fog Collection. Artist from the Fog Collection. So I remember when we asked to our community to submit their work. And praticamente creano una cosa apposita per player che fanno i fan art, fan idea, skin idea, eccetera, da poter mandare. There is also a fifth contributor, as you know, we'll keep it for later, feature on that collection. But we invited them to select their favorite character. It was important. Bella Santras. We are super lucky because we ended up with a split of 2 survivors and 2 killers. So balance was perfect. And then we met and we share with them all these things they need to know to work on our. Non sono brutte come idee da fare queste che stanno mostrando comunque. Mix and match, etc. Everything they needed before giving them praticamente really precious maximum creative freedom. Sì, per fare i loro design per tutte le persone. We did this regular follow-up with them and we achieved beautiful and functional designs, still respecting the artist's intentions, but also our needs. And yeah, it was an incredible collaboration. We have beautiful outfits because forse nuove skin che usciranno saranno fatte dalla community, neanche da loro in pratica. Quello che sto dicendo è questo. In parole povere stanno facendo lavorare tutti nella community e loro non lavorano un cazzo. Detto in parole povere, molto semplice. Meno lavoro, esatto. Smart. Sì. È come per il PTB, fai fare la prova ai player e non a te. That we invited ourselves to be a part of the Artist from the Fog collection. Yes. She's an industry veteran, as you know, known for her fantastic work on like Okami, Bayonetta, the Evil Within series, and of course Ghostfire Tokyo. We're incredibly excited to have her joining us today to share a little bit about her designs. Welcome, Ikumi Nakamura. Hi. Non so minimamente chi sia io, ovviamente. Forse li pagano per quello. Ah, oddio, parla. Grazie per avermi, benvenuta, ciao. Welcome, Ikumi-san. Hi. It's great having you here today, but before we get into the outfits you created for Dead by Daylight, we wanted to ask you first, could you share with us what draws you to horror and like what cosa ti ha portato all'horror? And like what's so unique to you about creating art in this genre? La ragione perché sono attratto da questo horror perché mio padre originalmente mi ha mostrato molti horror game e video, e quindi mi sono mostrato a loro, cioè mi è arrivato dentro. È una che disegna di H, un artista. Mi cresce l'horror dentro, dice. È parte di horror lei, quindi gli piace disegnare horror in pratica. Ciao Fede, buonasera. Io sono davvero diventata interessata. Poco interessante per me. La morte della vita delle persone è molto interessante. E mi piace portare questo genere. Porti 3 outfit per questa collezione con i giapponesi, quindi Fang. Chi altro? Fang, Ada. Ah, e Loni. Oh, questa è una figa di skin, porca troia. Questa è la cazzo di bella skin, non quella che ha allora il cazzo di Oni. Ed è parte della storia. Poi ci sarà magari il Trickster e Fang. La Legion. L'ho già visto questa immagine da qualche parte. No, la Legion non mi piace, mi sembra la classica. Magari dopo, Fede, adesso non lo sappiamo. Yui.
lo so, non mi piacciono quelle sur. Quelle dell'Oni fighissime, le altre due mi fanno cagare il cazzo. Cioè, quella dell'Oni figa, le altre due mi fanno cagare. Tsundere, sì, va. Le altre non mi piacciono. Quella dell'Oni è figa, avevo belle aspettative. Dopo quella dell'Oni mi hanno bastato l'Oni figo e poi una studentessa. Ok, cazzo devo dire. Ma che figo l'Oni, cazzo, cioè. L'Oni è proprio figo. Quelle candele che gli si accendono quando vai in ira. No, Fede, ce l'hai ancora. Ho tolto i sound. Per ora. だから4人デザインしたらいいのかなと思って4人デザインしちゃったら1人でいいですって言われてわかりましたっつって言ってジョリーさんをデザインさせていただいて Perché sennò non riuscivo a sentire bene. 80年代とか70年代 Sembra Meg. カルチャーが非常に世界的にも流行しているのでそこの Non mi piace proprio per 来てい niente. た学生さんといえばヤンキーとスケバンだと思ってそのアウトフィットを彼ら Loro sorridono ma non capiscono un cazzo. No, probabilmente avranno nell'orecchio un traduttore. まあ女の子のじゃないですかだから彼女のなんか本当私生活できるのをすごく見たいって思ったのがまず第一で次に彼女のそのまあいつもはバイクの衣装バイカーの衣装 Sembra vecchia. Posso dirlo? Con queste rughe che ha qui in fronte sembra vecchia e basta. どれだけこう Sembra un chat. Sì, sembra grossissimo, cazzo. Potrebbe prendere Wesker a cazzotti e distruggerlo. Tante cose, Fede, poi farò un sunto più avanti. Alla fine farò un sunto di tutto. Mia zia. You appoint me. I like it. Oh. One more thing. Un'ultima cosa. Abbiamo un ultimo announcement. It will be a nice piece of nostalgia for any long-time fans of Behavior, because we have our team, our big team, and an important part of this team worked on a game a long time ago named Naughty Bear. Mai sentito. Naughty Bear. You know, this game featured a bear living in his happy community. Mai sentito. But he's going on a murderous rampage after they didn't invite him to a party. Che cazzo di gioco di merda è? Iconic character, super interesting, and we were attached to bring it to the game since a while, and I'm super happy because now we are finally doing it. Players have been asking for it. Yeah, I know, and it's coming soon this year. This year is coming. Wow. Quindi portano sto orso. We will attach a cosmetic. It will be part of the Trapper cosmetics. Ah, saranno give him a royal treatment. It will be a Ma è lot of fun bruttissimo. to see him like. Awesome. Thank you for Ma è watching. bruttissimo, raga, ma perché? All this announcement, all the Ma cos'è sto schifo? coming this year. And thank you È again, per ridere. Nakamura. Il gioco dell'orso. Beh, chi voleva... Beh, c'è c'è, cos'è che c'è? Il coniglio, l'elefante, adesso c'è pure l'orso, visto? To talk about the in-game celebrations for the Oh, finalmente in-game. Finalmente cose importanti. Bye. Bye. Non ne sembrava molto contento. Bye. All right. This time for real. Lo sappiamo che è Cage. Dai, smettila. About this. No, what's so hard? We've been doing this for 5 years together. But I can do it right now. It's like 2 minutes. Wait Seriously. For your cue. No, but... Hey there, Oh. I'm Sarah Robinson. I'm one of the associate art directors on Dead by Daylight. I help out with a number of areas of the game. Senior game designer. Friends are definitely one of my favorites. And I'm Gene Escalante, a senior game designer. Niente Drogato. Ciao Drogato, buonasera. And I'm so glad Sì, sono i vari sviluppatori di DBD. 7 years ago, when I first became a fan of DBD, she helped me get my very first tattoo, which was altruism, just 2 months after the game's release. Vabbè. Thank you. No problem. No problem. Okay. Scusate. So, Gene, there's lots to Varia gente che ha lavorato su DBD, Drogan. We're kicking things off early this year with a month of in-game activations. Leading up to the anniversary. Quelli che decidono per te su DVD. Per come andrà il gioco. We will be celebrating a different 2-year period of Dead by Daylight's history.
Personaggi, mappe, meccaniche che introdurranno durante questo periodo. Per esempio, Blood Hunts. Cos'è? Aiuto! Troppo veloce! Non capisco, cos'è? Ah, cos'è sta roba? Double XP Outfit Sale, Boosted Map. Ah, probabilmente ci sono più chance di uscire dalle mappe. Troppo veloce, ma fammeli guardare! We'll be doing giveaways for previous anniversary cosmetics, including outfits and the Year 5 crowns. Twisted Masquerade was a huge hit last Che cazzo è Twisted Masquerade? Non c'ero io. Bringing it back bigger and better than ever. But the host of the Twisted Masquerade has actually stepped out of the shadows this year and has lent their certain special kind of decorating skills. Non so cosa stiamo parlando, non so cosa sia. Qualcuno ha giocato l'anno scorso, l'ha visto? Quando giochi Dragon in questi eventi ci saranno delle mappe che... Oh. Sì, ma è troppo... Vabbè, ma ha messo... Father Campbell's Chapel has gone through a complete masquerade makeover, and it looks incredible. But this host seems to have brought along some mysterious masked figures. What are these like weird ghostly spirits? Who or what are they? Vabbè, è un evento nuovo. Ritorna questo. Io non l'ho mai visto. Speaking of masked figures, we're bringing back Masquerade Mask this year. Ok, lo riportano, sì. 12 nuove maschere per 12 personaggi. Getting your hands on them last year was a little tricky. For killers, you had to make it through your trial. And for survivors, you Minchia, quella del Night è bellissima, raga. So how have we improved things for this year? Well, the invitations that came out last year, Sarah, they'll be back. But this time, invitations will be holding charges, and you'll use those charges to kind of mess with the opposition while you're in chase. Non ho capito cos'è sta cosa. So, if you're a survivor, what you'll be able to do is block the window vaults so the killer can't pursue you, and you'll also be able to spawn a pallet, which can be used in an emergency, but it'll break right upon use. Killers, on the other hand, they'll be able to reduce the impact of a stun, remotely break a pallet or a breakable wall. Sono i Night. And survivors better watch out about this one. They will be able to inflict the exposed status effect on you once they've reached a tier of bloodlust. Questo è broken. Qualsiasi cosa sia broken. Non lo so, Felder, non ho idea di come funziona. Ciao Mimmo, buonasera. Tutto a posto, grazie. Poter dare exposed col bloodlust è kind of OP, in questo evento. Nuove maschere. But I love the players have a mechanic now where they can gain these masks without having to escape the trial. Non possono guadagnare. Ah, non devono scappare il trial, ma devono. Ci saranno modi per guadagnare le maschere. Unlockable cosmetics as part of the Twisted Masquerade event tome, including. Ci sono parte delle maschere che possono essere prese durante il tomo. Our guests of honor were Hattie and the Dredge. Eddie il Dredge. Dato che erano usciti. We're highlighting two fan Nia e il Billy. We also have a number of che brutte. chaotic charms for Mazza e zozzeria. It's worth noting though that all of last year's cosmetics, masks, outfits are going to be available in the store. Mazza e zozzeria. È bello quello che c'hanno del corvo, è carino. Now's your chance to go collect them. Exactly. And keeping track of their collections is going to be much Sarà più facile tenere traccia delle collezioni. Is multi-tabbed. So you'll be able to find a collection tab and a store tab. In the collection tab, you'll find anything that can be earned through event gameplay or through the event tome. Ok, o in evento del game o nel tomo, e alcune si compreranno. Feature that is event related. And in there, you'll be able to find the Feng Min and the Ghostface outfits, which are brand new Twisted Masquerade outfits. So be sure to check those out. E poi le guarderemo quando usciranno. Non lo so, Franco. This year, we're debuting a new kind of challenge condition. Random perk. This is exactly what it sounds like. You roll the proverbial dice, and your loadout is equipped with those random perks. Oh, fanno random direttamente in game? This is a condition you might see on challenges that ask you to heal a survivor or down a survivor, for example. And last but not least, we're bringing back community challenges. So this Vabbè, la community challenge che se ne frega. To work together and unlock additional rewards. Completamente inutile. Hanno preso da te, guardano i tuoi live? No, lo fanno in tanti. So make sure to stay tuned and don't forget that the road to anniversary content starts today.
Starta ora, ma non è cioè, nel senso. And that is a wrap on the 7th anniversary show for Dead by Daylight. Fine. Another year of content reveals. Thank you so much for joining us and spending your day with us here. It's Spero un po' di as più. exciting as I hoped it would be. Praticamente che con dei punti Survivor potranno bloccare durante l'evento le finestre e tirare giù dei pallet, spawnare dei pallet. And start testing out things that Il were just 23. revealed in the show today, which is pretty special. So thanks once again to our dev team back at the studio. Wait. Thanks. Oh, right. I have one last thing, seriously, before we finish. I know we had some great reveals today, but I have one last thing that I'm super thrilled. Lo sappiamo di Nick Cage, dai, smettila. Welcoming into the fog this year someone, I mean, Dimmi che arriva proprio in stage. Dimmi che arriva in stage Nick Cage. He's an amazing actor with a career that spans decades. He's done everything, all the greatest movies you've ever seen. He's been in the horror world for a while with cult classics to cosmic horror. He will be joining the fog this summer. We are so excited to have him with us. Davvero? No, dai, no, che palle. Spero che lo portassero almeno in live. Io e Ale siamo al bar a bere a vedere la tua live. Però c'ha stile Cage. L'hanno fatto proprio bene. Speravo anch'io fossi lì con loro, però non credo fosse possibile. Quello vuole troppi soldi. Ma in realtà non credo, sai, New York, perché mi pare che fosse tipo letteralmente senza soldi, per questo fa un sacco di film. Chi l'avrebbe mai detto? Thanks for watching. Che si shoppa subito? Sì. Allora. Ok, ma che cazzo è successo? In che senso? Dai che si inizia il compleanno, non ancora adesso. Allora, vi ricordo DBD 6. Aspetta, fermo. Dove sta? Ah, questo. Vi ricordo questi qua, in caso ragazzi di DBD 7 per avere 400.000 blood points. Ma quando è l'anniversario? Il 23? Col PTP? E 3x7 per il charm. Adesso lo giro, magari faranno vedere altre robe. Posso dire che onestamente speravo. Allora, ci sono tante cose che hanno detto che sono promettenti sulla quality of life, su come andrà la situazione, com'è la situazione. Però alla fine che cosa hanno detto? A parte nuovo kill e nuovo surv, che bene o male già si sapevano. Nuovo surv di nuovo sapevamo già. Ammettono la ricerca dei perk. Ok, dovevamo metterlo prima. Feedback, quando reporti qualcuno ti viene l'instant feedback quando viene bannato. Ok. Il killer è la singolarità, Fede, quello sci-fi. Quello che lancia le uova di merda. Sembra Minecraft, però. Cos'altro hanno detto? Aspetta. Gli eventi, le skin e il bot. I bot sì, i bot sono interessanti. Il bot per quando qualche personaggio si disconnette. Ciao Chucky, buonasera, benvenuto caro. Sì, il bot quando un player si disconnette che lo rimposta. Il face camping. Sì, ma il face camping ho paura che siano scam. Ma hanno spiegato, no, non hanno spiegato niente, Fede. Devo andare in miniera per il ferro per le tappe. Poi ti dico la verità, Snake hanno detto la stessa cosa della community dell'anno scorso. Questa cosa dei bot mi sembra che c'era già nel mobile. Sì, c'era già nel mobile, Franco, mi pare. Per il facecam che hanno fatto. Allora, la PTB è il 23, Chucky. Allora, tra l'altro chi è da PC, ragazzi, se lo scarichi il PTB che si va tutti a provare il nuovo killer sur. Sul facecam, Atreides, grazie del follow, benvenuta fra i serpentelli, spero che ti troverai bene qui con noi. Allora, mettiamoci un attimo in just chatting intanto. Molto qua, metto un attimo la musica. Allora, praticamente per il face camping cosa vogliono fare? Immaginati il wiggle meter, ok? La cosa che quando ti stai liberando mentre sei sulle spalle del killer ti si riempie la barra. Una volta che questa sei sull'uncino,
Reveal chatbot. Sì, reveal chatbot. Sei sull'uncino. Più il killer sta vicino a te, più questa barra si riempie. Una volta che questa barra è al massimo, il sopravvissuto si potrà liberare automaticamente dall'uncino. Questo è quello che hanno detto in pratica. Quindi praticamente se fai scamperi, il sopravvissuto si potrà liberare subito dall'uncino, come se avesse Deliverance. Insieme a i Borrowed Time, Off the Record, se ce li ha, tutti i perk che ce li ha si attivano. E non solo, ma questa cosa lo potrei fare anche al second stage. Ti potrai anche liberare al second stage. Ma il mio timore è che quando ci sono 3 survivor intorno a te per fare il save dell'uncino, restano semplicemente lì e fanno la liberazione. Perché tanto si libera da solo. Hanno detto forse che questa cosa verrà un attimo mitigata. Non l'ho capita bene perché stavo parlando e lamentandomi della cosa mentre l'hanno spiegata più nel futuro. Però l'unica altra cosa che ho sentito è che stanno ancora pensando cosa implementare. Per esempio, quando gli exit gate sono aperti, quello che hanno detto è che questa cosa non funziona, perché in modo tale che tu difendi il tuo obiettivo senza dovertene andare in giro avendo paura che ci si liberi. Quindi tanto il mio coso non è camperare, quindi a me non mi cambia tanto. Però migliora il gioco tipo addonna al killer? No, in che senso? Miglioria il gioco tipo addonna e killer? No, ha detto che ci saranno dei balance. Non hanno specificato chi o cosa, ma vogliono bilanciare il gioco facendo balance più mirati, più veloci, in modo tale da poter modificare più cose. Invece di cambiare la meta perk come adesso, penso che vogliono andare a modificare semplicemente dei numeri, tipo invece dello slow del 5 del 4% e cose più veloci da nerfare in pratica, o buffare nel caso. Questo è quello che ho capito. Poi appunto i bot, quando un player survivor si disconnetterà, praticamente vogliono mettere appunto che i bot prendono il posto di quello che si è disconnesso, dando un audio queue, e nell'AUD si vedrà. È ok, è buono. È una cosa buona, almeno il bot lavora. Cioè è letteralmente quel tasto sinistro che serve per lavorare. Se Ditemi ha messo 2 persone nel basement, i body block nel Leon con la flashlight che avevano scappato tutti i suoi motori. Sì. Il problema è questo. Il problema sarà questa cosa qui. Anche perché il basement fa cagare adesso. Ciao Gabri! Nel basement appendi quando vuoi camperare, se no è una perdita di tempo. Non lo so, raga, magari li potenzieranno, Non è ancora stato specificato niente. Però, onestamente, comunque, a parte i bot che vogliono aggiungere, che poi sempre vedere se ci riescono, Ah no! Un'altra cosa importante che hanno detto è modifica le mappe. Vogliono buffare e nerfare alcune mappe, di cui 2 sono quelle sono 2 Coldwind come prossime mappe. Però il problema è che stanno facendo 2 mappe in un anno, raga. Hanno pronosticato di modificare, buffare o nerfare, quindi ribilanciare 2 mappe in un cazzo di anno, raga. A caldo sulla Singularity mi sembra uno stealth killer nel bene o nel male. Mi sembra lento, con questa cosa che deve lanciare i pod sulle persone. Mi sembra un Myers praticamente. Invece di stalkerare, mi sembra un Myers che lancia delle torre. No, è presente, aspetta, il personaggio quello di com'è che si chiama? Di Valorant, quello col cappello che lancia le torrette. Ecco, quello che poi ti spara il cosino. Mi sembra quello, letteralmente. Preso spunto. A me sembra un... Sì, esatto, un Myers plug per la cosa delle epidemie, esatto. Sì. Praticamente anche sì. Infatti secondo me farà cagare. C'è da capire bene come funziona sta cosa del potere, ma non proprio. Praticamente le uova servono per clonarsi. Lui si clona da ste uova. Però non ho capito un cazzo. Sì, è originale il killer. Il killer è originale, si potrà comprare con gli Iridescent Shard. Però non ho capito un cazzo. Hanno annunciato che ci saranno un killer, un surv con una partnership molto grossa, quindi personaggi molto importanti di una partnership. Vedremo. Che non saranno originali, saranno sotto pagamento. No, un altro array non credo. No, dubito che facciano ancora Resident Evil. Sarebbe molto ridondante. E poi qual è un personaggio storico di array ormai, oltre Wesker e il Nemesis? Sì, è una specie di TP perché lui si clona. No, la Lady non è così. Parliamoci chiaro. Rispetto a Wesker, la Lady non è tipo, sì, sembra Kha'Zix su LoL. No, non evolversi, ma clonarsi, Ploy. Clonarsi.
Mr. X è una skin del Nemesis, dai raga, parliamoci chiaramente. Se vuoi fare Mr. X fai una skin del Nemesis. Nah, secondo me no. Secondo me non sarà la Lady. Un leaker. Ma è un zombie normale, un leaker alla fine. Secondo me non sarà con RE, raga. Secondo me sarà un'altra cosa. Potrebbe essere effettivamente Vecna, perché comunque è importante, film importante. Perché ha detto che è un film importante, raga. Film o telefilm, quindi comunque non può essere di un gioco. Leaker come si chiama? O è film o telefilm, raga, per forza. Perché ha parlato di film. Su questo sono sicuro. Quindi tocca che... sì, se mettono Vecna. Se lo fanno, ovviamente. Se no... Un altro film importante con un... di horror, cosa potrebbe essere? Jason dubito. Non so. Vabbè. Predator. No. Hanno appena messo la mercante, la flammerebbero tutti. Ora vedi che è Jason. Chissà che perk avrà Nicolas Cage. No, Slenderman non è di un film, Fede. Dio, ce l'hanno fatto un film. Anche FNAF, raga, è di un film. Considerate prima il film che il gioco. Slenderman è prima stato un gioco che un film. La cosa. Sarebbe figo, però il copiare il surv... sì, ha già il suo gioco Jason, però è morto il suo gioco. Alien dubito a Trades, perché penso che costi veramente tanto. Oggi solo DBD? Sì, oggi solo DBD. FNAF fa un film a fine anno, probabilmente se lo fanno più avanti. Però ha detto che è un film strong, conosciuto, figo. Quindi se lo fanno di FNAF l'anno prossimo. Adesso non è una cosa strong. Hit per forza. Una mosca che vuole. Ciao Bigulo. Buonasera a tutti, spero solo che non facciano danni. Però tanto si sa come va su DBD. Già. Butto lì The Werewolf. Potrebbe essere un werewolf. Boogeyman. No, è che sarà su licenza. Quindi sai, un lupo mannaro. Perché fare un lupo mannaro su licenza? Basta che fai un lupo mannaro. No, Alien costerebbe troppo, raga. Alien costerebbe davvero troppo. Dracula? No, anche lì basta che fai un vampiro. Perché fare Dracula? Tanto vale che fai un vampiro. È il film horror più famoso al mondo. Sì, appunto, ma costa veramente tanto, secondo me, la partner con loro. Perché non solo c'è il film di Alien, ma c'è anche il gioco, c'è anche un sacco di merchandising su Alien. Quindi dubito che possano prenderlo per il costo. Che chi vuole sapere gli SPC, presumo non si possa prescindere per il loro tipo di copyright. Probabile. Adesso non conosco bene, però. No, ma ci sono film horror molto più famosi. Anche magari quelli un po' più old style. Pacific Rim. Ma che cazzo c'entra? Cosa c'entra? Ma è arrivato un booby? Ma è arrivato un booby. Vieni qua, booby. Il killer enorme. Ciao, bubino. Bowser. Secondo me si bilancia troppo il gameplay, non ci saranno più killer. Quello che vogliono bilanciare, considera che i bilanciamenti che per ora vogliono fare è quello che ho letto, sono mappe. E vogliono modificare 2 Coldwind e fare dei piccoli nerf, immagino, per i vari perk. E basta. Che c'è? Vuoi andare giù? Sei esitoso, sei. La suora. Può essere la nonna. Però... Ciao Marco, buonasera caro, benvenuto. Vuoi salire o no? Sei ancora qui, cosa vuoi? Ma ti ho appena messo giù, vuoi risalire? Ma sei stupido. L'unico che mi viene in mente è Jason, perché gli altri più famosi già ci stanno. Gioco soprattutto il killer, però quando faccio solo è proprio più facile. Sì. Beh, oddio, no, in realtà sai, io mi trovo più facile giocare in realtà. Giocare abbastanza killer, però dipende anche contro chi stai. Ci sono alcuni match dove gioco come surf che dico, ah ok, faccio. Effettivamente la cosa sarebbe figa se copiassero tipo un surf al second hook stage, ma esteticamente la cosa è il dredge.
Ma se copi un survival second stage, sai che il survival second stage... E poi sai, un killer che copia un personaggio ha il problema che se sono in call se lo dicono. Cioè, è quello il problema. Ciao Esix, ciao, mi sono perso la reaction, che ne pensi? Sono tutto curioso di sapere che ne pensate. Te, Maki, io personalmente sono molto in hype, sembra proprio fighissimo un concept. L'idea ci sta, ma non hanno messo molto, secondo me. Infatti ti guarda come un'esperienza. Tu sei main killer per quello. Vabbè, sei un killer per quello, ok, però fanno una collab con auguri per la tua morte. Oppure prendono la forma di un gen o nuke eccetera stile Nico. Ma rimane sempre lì il fatto che se si sono in call a trade, cioè se la chiamano, capito? Il mostro del film, la forma dell'acqua non li conosco io. Ciao. No, non li conosco, balle. Non ho mai guardato horror io, quindi non saprei. Non saprei di che cosa potrebbero parlare. Ciao amico, buonasera caro, benvenuto. Guarda, vi vado a rivedere un attimo il VOD veloce. Cioè che comunque, allora, per farvi capire, la live è durata 1 ora e mezza, di cui hanno fatto mezz'ora di countdown. Ma che cazzo? Mezz'ora di countdown hanno fatto. Comunque sì, nuovo killer, bilanciamenti, face camping, nuovi perk che vogliono modificare, la I, le skin fatte da replay, da persone che non sono loro, e Nicolas Cage. By the way, come scarico la PTB? Allora, per scaricare la PTB al momento non si può ancora, ma si può fare praticamente così. Allora, se tu vai su Steam, tasto destro sulla libreria dove c'è il gioco, tasto destro su Dead by Daylight, proprietà, vai su beta e lì c'è beta. Quando ci sarà potrai fare la tendina e andare su PTB. Vabbè, direi di andare su DBD, raga, intanto. Quella di Jeff must have. Io delle maschere ho visto quella del Night. Quella del Night mi ha fatto venire tantissimo. Tipo, hai presente Pinhead quando apri la box? I came, ecco. Spero di mettere anche skin da Dredge, magari un giorno. Prima killer e un surv. No, faranno così New York. Killer e surv assieme. Poi metteranno dopo un po' Nicolas Cage, dopo un po' metteranno un killer e dopo un po' ancora un killer e un surv insieme. Dai però Jeff French Bulldog con lui tutto grosso fa schiattare. Tutto a posto, grazie amico, che ci racconti di bello? Vabbè, intanto direi di andare un po' su Dead by